Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Iniziamo l'avvicinamento a Inter e Cremonese partendo però da un'assenza pesante, ovvero quella di Marcus Thuram. Ecco, andiamo a vedere le ultime sull'infortunio del francese, quindi che tipo di infortunio, quali sono le cause, quali sono i tempi di recupero e quindi quali partite salterà. O meglio, dovrebbe saltare perché in questo momento naturalmente il condizionale è d'obbligo. Iniziamo subito a vedere il tipo di infortunio, perché Thuram dopo la partita, dopo Inter Slavia Praga, aveva accennato a dei crampi, o meglio era quanto riportato da Chivu. In realtà forse la sensazione poteva essere quella, ma il responso non è stato pessimo perché non si tratta di lesione, ma c'è stato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Quale può essere, ecco, innanzitutto che tipo di infortunio è? E quindi cerchiamo innanzitutto di capire. Leggiamo infatti un risentimento al bicipite femorale è un dolore o un disturbo che colpisce il muscolo della parte posteriore della coscia, spesso causato da un eccessivo sforzo o da uno squilibrio muscolare durante le attività sportive. Cause comuni: sforzo e sovraccarico eccessivo, quindi movimenti improvvisi, scatti rapidi durante l'attività sportiva possono sovraccaricare il muscolo. Progressione di allenamento inadeguata, un aumento troppo rapido del carico di lavoro, ma non credo che sia il caso di Marcus Thuram, ecco perché non siamo certo in periodo di preparazione. Squilibri muscolari, anche non credo, insomma, una debolezza nei muscoli posteriori della coscia, uno squilibrio di forza tra la parte anteriore e quella posteriore, scarsa flessibilità. In realtà credo che la causa sia innanzitutto la prima: sforzo e sovraccarico eccessivo, e poi movimenti improvvisi, scatti rapidi. Ecco, Thuram si infortuna praticamente quando fa il colpo di tacco, sull'azione che poi porterà al gol dell'Inter contro lo Slavia Praga, quindi al gol del 3-0. Il sovraccarico non sarebbe da escludere, ecco, non che voglia dare le colpe a Christian Chivu, assolutamente, sicuramente ci saranno state delle valutazioni anche con lo staff medico, con i preparatori. Non mi aspetto, ecco, che lo staff tecnico dell'Inter siano degli sprovveduti nello scegliere i titolari, però comunque Thuram quest'anno ha giocato tutte le partite dell'Inter da titolare, quindi sono 7 presenze complessive tra campionato e Champions League. In campionato con una media di 75 minuti a partita, in Champions con una media anche leggermente superiore, ecco, si avvicina ai 77 minuti a partita. Poteva essere gestito meglio Marcus Thuram? Si poteva risparmiare qualche minuto al francese? Probabilmente, ecco, considerando che l'Inter attualmente ha tutti gli attaccanti a disposizione, quindi c'è stato ormai già da qualche partita il pieno recupero di Lautaro Martinez, forse qualche minuto a Thuram poteva essere risparmiato, anche eventualmente nel secondo tempo di Inter Slavia Praga, quindi non sostituendolo soltanto dopo l'infortunio. Però, insomma, ribadisco, non che voglia adesso addossare le colpe dell'infortunio a Christian Chivu, è soltanto una mia considerazione, ecco, nella gestione delle forze, quando c'è quando ci sono questi tour de force, soprattutto, ecco, prima della pausa nazionali, che poi portano i calciatori a viaggi, ad ulteriori partite. Forse una leggera gestione delle forze che Chivu comunque sta facendo, non neghiamo certo questa situazione, però forse, ecco, gestire diversamente Thuram poteva aiutare, ma sottolineo, non è una critica a Christian Chivu. Andiamo a vedere però quali partite salterà, perché il risentimento a bicipite femorale può comportare uno stop di circa un mese. Il fatto che capiti prima della sosta è sicuramente un vantaggio, perché in quelle 2 settimane Thuram non andrà in nazionale, quindi si evita il viaggio, si evitano ulteriori partite e naturalmente avrà il tempo di recuperare senza che salti partite con la nostra Inter. Vediamo il calendario dell'Inter: salterà sicuramente Inter Cremonese di sabato, potrebbe affrettare il recupero e quindi rientrare in Roma-Inter. In realtà però rischia di saltare anche Roma-Inter ed essere in dubbio per Union Saint-Gilloise-Inter, quindi con la certezza di riavere Thuram soltanto nella sfida di Napoli del 25 ottobre. Si cercherà di riaverlo con Union Saint-Gilloise. È molto probabile però che non sia disponibile neanche per Roma-Inter, però insomma naturalmente la situazione verrà valutata nei prossimi giorni e quindi non è escluso che possa anticipare un po' il rientro.
Il lato positivo però qual è? Che attualmente l'Inter ha delle riserve in attacco di tutto rispetto. Bonni e Pio Esposito stanno dando delle garanzie. Ecco, Pio Esposito è un po' sulla cresta dell'onda in questo momento, forse anche più di quello che avrebbe bisogno il calciatore. Bonni comunque quando è entrato in campo ha dimostrato di poter dare un aiuto, anche con lo Slavia Praga è entrato benissimo. E quindi questo rappresenta il grande passo in avanti dell'Inter di quest'anno. Oggi noi possiamo pensare di fare a meno di Lautaro o di Thuram per qualche partita e, tra virgolette, non andare in affanno, ecco, non avere quel timore di inserire una riserva. Non che Pio Esposito e Bonni valgano quanto Thuram o Lautaro, ma sono delle degne riserve e che quindi possono dare un certo affidamento. Affidamento che invece, ecco, forse non stanno dando, forse è scalato un po' dietro nelle gerarchie Davide Frattesi. Ecco, oggi la Gazzetta dello Sport parla della situazione di Andy Diouf a centrocampo, io però aggiungo anche quella di Davide Frattesi, perché Chivu nel post partita di Inter Slavia Praga ha detto che sarebbe stato il primo cambio di Zielinski, ma Frattesi aveva un problema allo stomaco che si porta dietro da Cagliari. È inevitabile, però è innegabile che Frattesi sia scivolato dietro nelle gerarchie dell'Inter, perché se lo scorso anno era praticamente il primo ricambio di Barella o di Mkhitaryan, oggi abbiamo visto praticamente parte sicuramente dietro Sušić e occhio che non finisca anche dietro Zielinski. E con ogni probabilità anche per Inter Cremonese, ecco, almeno secondo le probabili formazioni di oggi, non sarà tra i titolari, quindi con un Chivu che sta ruotando tanto, sta soprattutto, ecco, ad eccezione di Marcus Thuram, poi il resto praticamente li sta ruotando tutti, però Frattesi continua a far fatica a trovare spazio. Finora 3 presenze totali tra campionato e Champions, ma sempre per degli spezzoni di partita, ecco, ha totalizzato, se non vado errato, poco più di 50 minuti in campionato e poco più di 20 minuti in Champions, quindi insomma un calciatore che è scivolato dietro nelle gerarchie ed io faccio fatica a credere quando viene riportato che Chivu crede fortemente in Frattesi e che l'Inter sia pronta a parlare di rinnovo. È un calciatore che ad oggi io faccio fatica a vedere da titolare all'Inter perché secondo me nel progetto tattico, nel sistema di gioco di Chivu comunque non riesce a dare la dinamicità che serve alle due mezzali. Al momento Chivu non gioca col trequartista e quindi ancora oggi vedo un Frattesi dietro nelle gerarchie, un Frattesi semplice riserva e secondo me, ecco, io non escluderei che nel prossimo futuro possa esserci anche la possibilità della partenza di Frattesi, perché non so questa situazione quanto possa star bene ancora a lungo al calciatore e soprattutto quanto possa essere comunque vantaggiosa anche per l'Inter stessa. La Gazzetta dello Sport parla anche di Andy Diouf, è un altro dei centrocampisti che praticamente non ha ancora trovato spazio. 11 minuti alla prima giornata, tra l'altro schierato da trequartista, poi è completamente sparito dai radar, almeno fino a questo momento, siamo ancora ad inizio campionato. Chivu ha parlato di un Diouf utilizzabile da mezzala nel 3-5-2, ha parlato di un calciatore che sarebbe nel suo ruolo ideale nei due di centrocampo. Da regista, ha detto, non ha avuto ancora modo di provarlo. La sensazione è che purtroppo l'Inter non abbia sbagliato l'acquisto, perché io credo nelle qualità di Diouf, però non ancora una volta, ecco, sono caratteristiche che secondo me in questo momento si sposano poco col gioco dell'Inter. Poi spero di sbagliarmi, spero che Diouf possa esplodere, però secondo me per quello che abbiamo visto di Diouf, per quello che sappiamo, per quello che ha fatto Diouf in Ligue 1, è un centrocampista box to box, ma non è quello che serve all'Inter attualmente. E probabilmente proprio per questo motivo, proprio perché deve comunque entrare ancora negli schemi, proprio perché deve probabilmente fare un lavoro diverso a quello a cui è abituato a fare, probabilmente non ha ancora visto il campo. Non è da escludere però che insomma riesca a trovarlo, riesca a trovare spazio, che Chivu punti anche su di lui. Sicuramente abbiamo un allenatore che crede tanto nei giovani, lo ha dimostrato, Pio Esposito subito titolare, non ha paura, ecco, di
di lanciarlo. È un allenatore che comunque, se manca di esperienza in Serie A, ma ha fatto tanta esperienza nelle giovanili e quindi sicuramente, ecco, il problema non è da ricercare nell'allenatore. Probabilmente non ha ancora dato in allenamento le risposte che chiede Chivu. Riuscirà a darle? Ci auguriamo di sì, ma io ho il forte timore che possa essere stato un po' un acquisto avventato, nel senso che non era ciò che serviva all'Inter. Ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti sia sull'infortunio di Thuram, sull'utilizzo che è stato fatto anche di Thuram in questo inizio di stagione, dove praticamente è stato uno degli intoccabili della formazione titolare dell'Inter. Cosa ne pensate anche del centrocampo nerazzurro tra Frattesi e Diouf? Insomma, come dico sempre, sfruttiamo la sezione apposita anche per confrontarci. Io vi saluto e come al solito vi lascio con un gran bel Forza Inter!